Immaginate una Roma dove la legge tace e il caos regna sovrano. Un periodo dell'anno in cui i tribunali chiudono e per le strade risuona il rumore dei dadi da gioco, normalmente vietati, che ora rotolano liberamente su ogni tavolo. Dimenticate la compostezza delle statue di marmo. Il dicembre romano era un'esplosione di vita dove gli schiavi, per una settimana, indossavano le vesti dei padroni e venivano serviti a tavola, proprio da chi li aveva comandati fino al giorno prima. Mentre le giornate si accorciano verso il buio del solstizio, l'urbe non si chiude nella paura, ma risponde con un grido collettivo «Io Saturnalia». È un tempo di banchetti sfrenati, di scambio frenetico di regali e di corse spettacolari al Circo Massimo per salutare la nascita del sole invitto. Ma cosa facevano concretamente i romani in questi giorni di festa? Cosa regalavano ai loro amici? Cosa mangiavano durante i cenoni e quali riti superstiziosi compivano per assicurarsi la fortuna nel nuovo anno alle calende di gennaio? In questo episodio lasceremo da parte i libri di teoria per scendere direttamente nelle strade affollate dell'antica Roma. Vivremo la cronaca di quelle giornate folli che sono, a tutti gli effetti, le antenate dirette del nostro Natale e del nostro Capodanno. Tutto aveva inizio all'alba del 17 dicembre. Mentre il calendario segnava l'avvicinarsi del solstizio d'inverno, il cuore pulsante di Roma, il Foro, diventava il teatro di una trasformazione radicale. La festività non iniziava in sordina, esplodeva. Un grido rituale, ripetuto ossessivamente dalla folla, rimbalzava contro i marmi dei templi, «Io Saturnalia». Questa non era una semplice esclamazione di gioia, ma una formula magica collettiva che segnava la sospensione del tempo ordinario. Il primo atto ufficiale si consumava davanti al Tempio di Saturno, alle pendici del Campidoglio, l'edificio che fungeva anche da erario, la tesoreria dello Stato. Qui avveniva il rito più carico di significato simbolico. I sacerdoti scioglievano i legacci di lana che, per tutto il resto dell'anno, tenevano avvinti i piedi della statua del dio. Era un gesto potente. Saturno, il dio dell'abbondanza e della semina, veniva liberato. La sua influenza caotica e generosa poteva ora riversarsi senza freni sulla città. Dopo il sacrificio solenne di un giovane maiale, si teneva il convivium publicum, un immenso banchetto offerto dallo Stato a tutti i cittadini. Immaginate senatori e plebei che, per un momento, condividevano lo stesso spazio festivo, tra fiumi di vino e cibo, in un'atmosfera che lo storico Livio descriveva come di tumultuosa allegria. Ma era varcando la soglia delle domus private che la festa rivelava la sua natura più sovversiva. Nelle case romane, la rigida piramide sociale veniva capovolta. Per un periodo che poteva durare dai 3 ai 7 giorni, a seconda dell'epoca imperiale, vigeva la regola del mondo alla rovescia. Gli schiavi, spina dorsale dell'economia e solitamente invisibili o sottomessi, indossavano il pileus. Questo era un berretto di feltro conico, simbolo della libertà, che normalmente veniva portato solo dagli schiavi affrancati. Indossarlo durante i Saturnalia era un messaggio visivo inequivocabile. Oggi siamo liberi. Le fonti, come le lettere di Seneca o gli epigrammi di Marziale, ci restituiscono scene che in qualsiasi altro momento dell'anno avrebbero portato alla pena di morte. Durante la cena, il pater familias e i suoi figli non si sdraiavano sui triclini per essere serviti. Al contrario, erano i padroni a indossare vesti di messe e a servire le pietanze agli schiavi, che mangiavano seduti ai posti d'onore. Agli schiavi era concessa una libertà di parola totale. Potevano ubriacarsi, potevano guardare i padroni negli occhi e, cosa inaudita, potevano deriderli o rinfacciargli i difetti senza temere alcuna ripercussione. Non era semplice generosità, era una valvola di sfogo sociale necessaria, un ritorno mitico all'età dell'oro di Saturno, quando non esistevano padroni né servi. Come ricordava Orazio, durante i Saturnalia ogni catena cade, permettendo alla società romana di sfogare le tensioni accumulate in un anno di rigida disciplina, per poi, fatalmente, rimettere le catene al termine della festa. Se l'inversione dei ruoli tra schiavi e padroni era l'anima sociale dei Saturnalia, l'aspetto visivo della città cambiava radicalmente grazie all'abbigliamento. Durante i giorni di festa, la severa toga bianca, simbolo della cittadinanza romana e della dignità pubblica, la gravitas, veniva completamente bandita. Nessuno, nemmeno i magistrati, la indossava. Al suo posto, i romani sfoggiavano la sintesis, una veste da cena colorata, leggera e spesso di seta o tessuti pregiati, che solitamente si usava solo nell'intimità dei banchetti.
Vedere l'intera popolazione, dai senatori ai liberti, girare per le strade con abiti sgargianti, rossi, verdi, porpora, creava un colpo d'occhio straordinario, un carnevale ante litteram che annullava visivamente le differenze di ceto. Ma il vero rumore di fondo dei Saturnalia non era solo quello delle risa, bensì il tintinnio dei dadi. Per gran parte dell'anno, il gioco d'azzardo, alea, era severamente vietato a Roma, considerato un vizio immorale e perseguitato dalle leggi. Ma a dicembre questa regola cadeva. Roma si trasformava in un immenso casinò a cielo aperto. Si giocava ovunque, nelle taverne fumose della Subura, agli angoli delle strade e persino nei palazzi imperiali. Lo scrittore Svetonio ci racconta che l'imperatore Augusto in persona, grande appassionato di gioco, trascorreva i Saturnalia distribuendo, monete romane, i sesterzi, ai suoi ospiti affinché potessero scommettere contro di lui a dadi o a pari e dispari. Il denaro passava di mano con una velocità impressionante e le urla di gioia o di rabbia dei giocatori riempivano l'aria fino a tarda notte. Il culmine della convivialità, però, si raggiungeva durante i cenoni serali con l'elezione del Saturnalicius Princeps, il re dei Saturnalia. Mentre si beveva il vino speziato, si lanciavano i dadi, i tali, ricavati dagli ossicini del montone. Chi otteneva il colpo migliore, il cosiddetto colpo di Venere, quando ogni dado mostrava una faccia diversa, veniva incoronato re della serata. Il potere di questo re del disordine era assoluto ma ridicolo. Il suo compito era impartire ordini imbarazzanti per mettere alla prova la dignità dei commensali. Poteva ordinare a un rispettabile avvocato di ballare nudo, a un timido letterato di cantare a squarciagola una canzone oscena o a un politico di tuffarsi in una vasca di acqua gelida. Nessuno poteva rifiutarsi. Era un esercizio di umiltà collettiva, obbedire all'assurdo per ricordarsi che, sotto la toga e i titoli, tutti gli uomini sono uguali di fronte al caso e alla fortuna. Verso la fine dei festeggiamenti, precisamente tra il 19 e il 23 dicembre, l'attenzione di Roma si spostava dalle tavole imbandite ai mercati. Erano i giorni dei Sigillaria, una festa nella festa che prendeva il nome dai sigilla, piccole statuette di terracotta o di bronzo che costituivano il dono più tipico del periodo. Se pensiamo che la corsa ai regali sia un'invenzione del consumismo moderno, i romani ci smentiscono clamorosamente. In questi giorni, nel Campo Marzio e sotto i portici dei grandi edifici pubblici, venivano allestiti mercatini temporanei, vere e proprie bancarelle che attiravano folle oceaniche. L'atmosfera era frenetica, si comprava per i bambini, per i parenti, ma soprattutto per assolvere agli obblighi sociali verso i propri patroni o clienti. Ma cosa si regalava esattamente? Il dono più simbolico erano i cerei, ceri di cera bianca. Non erano semplici candele, ma oggetti carichi di significato. Accenderli significava offrire un po' di luce in supporto al sole che stava morendo, un gesto di speranza in attesa del solstizio. Per i bambini c'erano le già citate statuette, bambole snodabili e giocattoli di legno. Per gli adulti, invece, la fantasia non aveva limiti e le fonti antiche, specialmente gli epigrammi del poeta Marziale, il nostro cronista mondano d'eccellenza, ci offrono una lista esilarante di possibilità. Si andava dai regali di lusso, come argenteria pregiata, profumi orientali, vesti di lana di Taranto o schiavi esotici, ai doni più umili e quotidiani, come stuzzicadenti, cucchiai, salsicce, fichi secchi o persino tavolette per scrivere. Esisteva anche una forte tradizione di regali scherzo, pensati per prendere in giro il destinatario durante i banchetti, un vaso prezioso che in realtà era rotto o cibi dall'aspetto delizioso ma dal sapore disgustoso. Tuttavia, dietro l'allegria dello scambio, si nascondeva una forte ansia sociale. Marziale descrive con ironia tagliente il nervosismo dei romani nel dover scegliere il regalo giusto per il proprio patrono. Fare un regalo troppo povero a un uomo potente poteva significare essere esclusi dai favori futuri. Farne uno troppo costoso poteva sembrare un tentativo di corruzione o mandare in rovina le finanze familiari. C'era chi riciclava i regali ricevuti l'anno prima e chi, per non sfigurare, inviava doni accompagnati da biglietti di scuse inversi. In questi giorni di sigillaria, il valore del dono non era solo affettivo, ma misurava il peso delle relazioni sociali e politiche all'interno dell'urbe. Esattamente come oggi, il regalo era un linguaggio e sbagliare grammatica poteva costare caro. Mentre l'eco dei Saturnalia si affievoluva e le bancarelle dei Sigillaria venivano smantellate, Roma si preparava,
all'evento astronomico e religioso più carico di speranza dell'anno. Nel calendario giuliano, il 25 dicembre segnava il solstizio d'inverno, o meglio, la data convenzionale in cui i romani lo collocavano. Era il giorno in cui la notte smetteva di allungarsi e la luce cominciava, impercettibilmente, a riconquistare terreno. Nel 274 d.C., l'imperatore Aureliano rese ufficiale questa celebrazione, istituendo il Dies Natalis Solis Invicti, il giorno di nascita del sole invitto. Non dobbiamo immaginare, però, una festa intima o silenziosa, simile alla nostra Notte Santa. Per i Romani, la nascita del sole era un trionfo di potenza, e il luogo deputato per celebrarlo non era un tempio silenzioso, ma l'edificio più grande e rumoroso dell'antichità, il Circo Massimo. La connessione era ovvia e potente. Il sole era la divinità che guidava la quadriga infuocata attraverso il cielo ogni giorno. Pertanto, il modo migliore per onorarlo erano le corse dei carri. Fin dalle prime luci dell'alba, oltre 150.000 spettatori si accalcavano sulle gradinate del circo. L'atmosfera era elettrica, carica di un tifo fanatico che spesso sfociava in risse violente. Il popolo era diviso in 4 fazioni, distinte dai colori delle tuniche degli aurighi: i rossi, l'estate, i bianchi, l'inverno, i verdi, la primavera, e gli azzurri, l'autunno. Quando l'imperatore o il magistrato lasciava cadere la mappa, il drappo bianco, per dare il via alla gara, il boato della folla copriva ogni altro suono. Le quadrighe scattavano nella sabbia, correndo attorno alla spina centrale del circo. Nulla era lasciato al caso nella simbologia solare. Al centro della pista svettava un enorme obelisco egizio, sacro al dio Sole, portato a Roma da Augusto, e i carri dovevano compiere 7 giri, esattamente come i 7 pianeti allora conosciuti che orbitavano nei cieli. Mentre gli aurighi rischiavano la vita nelle curve pericolose delle mete, il pubblico celebrava la vittoria della luce sulle tenebre. Era una liturgia della velocità e del sangue. È fondamentale comprendere questo passaggio per capire la storia successiva. Quando il cristianesimo iniziò a diffondersi, non scelse la data del 25 dicembre a caso. La Chiesa si sovrappose a una tradizione già radicata e fortissima. Sostituì il sole fisico, che rinasceva nel circo tra le urla della folla, con il sole di giustizia, il Cristo, trasformando una festa di potenza imperiale in una celebrazione spirituale, ma mantenendo intatta la data che per secoli aveva significato rinascita. Dopo l'adrenalina del circo e le settimane di disordine sociale, l'atmosfera a Roma cambiava bruscamente. All'alba del 1 gennaio, le calendarie januarie, la città si svegliava diversa. Il caos colorato dei Saturnalia era svanito. Era il momento di ristabilire l'ordine, la dignità e il potere di Roma. Il dio protagonista non era più il vecchio Saturno, ma Giano Bifronte, il custode delle porte e dei passaggi, colui che con una faccia guardava al passato e con l'altra al futuro. La giornata si apriva con l'evento politico più solenne dell'anno, l'insediamento dei nuovi consoli. Una processione maestosa partiva dalle loro case per salire verso il Campidoglio. La folla, che pochi giorni prima girava in abiti sgargianti e ubriaca, ora riempiva le strade indossando nuovamente la toga bianca candida. Tutto doveva brillare di decoro e pulizia, perché i romani erano profondamente superstiziosi riguardo al principio dell'omen. Credevano fermamente che il modo in cui iniziava il primo giorno dell'anno avrebbe influenzato inevitabilmente tutti i restanti 364 giorni. Per questo motivo, il 1 gennaio era vietato litigare, era vietato pronunciare parole di cattivo augurio e bisognava mostrarsi felici a tutti i costi. In questo contesto nasceva la tradizione delle strene, termine da cui deriva la nostra parola strenna. A differenza dei regali dei Saturnalia, che erano spesso scherzi o oggetti di lusso, le strene delle calende erano doni magici e propiziatori. Amici e parenti si scambiavano vasi bianchi contenenti datteri, fichi secchi e miele. Il significato era letterale, si augurava che l'anno nuovo fosse dolce come quei frutti. Accanto al cibo ci si scambiava monete, anticamente di rame, poi d'argento o d'oro, affinché il denaro chiamasse altro denaro. Ovidio, nei suoi fasti, chiede al dio Giano: «Perché, o Giano, mentre ti offro focacce, ti do anche monete?» E il dio, con pragmatismo tutto romano, risponde: «Perché la dolcezza del miele svanisce presto, ma il piacere del denaro dura a lungo». C'era un'ultima, curiosa usanza che la dice lunga sulla mentalità romana.
Anche se era un giorno di festa, ogni cittadino, dall'artigiano al senatore, doveva compiere un piccolissimo gesto di lavoro simbolico. Non ci si poteva riposare del tutto. Bisognava dimostrare agli dèi che si era pronti a faticare e a produrre, scongiurando così la pigrizia per l'anno a venire. Mentre il fumo dei sacrifici saliva dal Campidoglio e i romani si auguravano Annus novus sit Faustus Felix, che l'anno nuovo sia fausto e felice, si compiva quel rito di passaggio che ancora oggi, 2000 anni dopo, ripetiamo quasi identico. Abbiamo cambiato gli dèi, abbiamo cambiato gli imperi, ma la necessità umana di chiudere un ciclo con la luce e iniziarne uno nuovo con la dolcezza e la speranza è rimasta esattamente la stessa. Siamo così giunti al termine del nostro viaggio tra i banchetti di Saturno e le corse del Circo Massimo. È affascinante notare come, nonostante lo scorrere dei secoli e il cambio delle divinità, la necessità umana di cercare la luce nel buio dell'inverno, di scambiarsi doni e di augurarsi buona fortuna sia rimasta immutata. Se questo tuffo nelle vere origini delle nostre feste vi è piaciuto, fatecelo sapere lasciando un mi piace e, soprattutto, scriveteci un commento qui sotto. Quale usanza romana vorreste riportare in vita oggi? Preferireste essere il re del disordine per una sera o ricevere le dolci strenne di miele e datteri?